Salve amici e bentornati al canale Charlie. Oggi voglio parlarvi di un sistema di irrigazione smart che vi permetterà di annaffiare in modo intelligente il vostro giardino tenendo sempre sotto controllo il consumo di acqua. Il sistema in questione è della Rainpoint ed è composto da un display esterno che funziona anche da hub al quale possiamo connettere tantissimi sensori e da un rubinetto a due vie che ci permette di gestire due zone differenti. Naturalmente il tutto è collegato al wifi, quindi tramite applicazione potremo gestire in qualsiasi parte del mondo il nostro sistema di irrigazione. Come sempre nella descrizione del video vi lascio il link per andarla a vedere e vi lascio anche un coupon sconto del 15% se lo acquistate entro il 31 ottobre. Quindi amici non ci resta che andare ad aprire la scatola e vedere come funziona. Partiamo subito. Allora, all'interno della scatola troviamo il nostro bel display che come ho detto funziona anche da hub, che può essere alimentato sia a batterie con 3 stilo o direttamente dal suo alimentatore. Poi lo andremo a vedere. Poi andando avanti abbiamo qui le guide rapide per andare a configurare il nostro dispositivo e il libretto delle istruzioni sia per andare a configurare il display che sia per andare a configurare il nostro rubinetto a due vie. Allora, lingua abbiamo inglese e tedesco. Vediamo molto velocemente come è fatto, appunto gli spiega passo passo come procedere. È molto importante, questo è il QR code da andare a scansionare per scaricare l'applicazione. Naturalmente l'applicazione è compatibile sia con dispositivi iOS che con dispositivi Android. Poi qui abbiamo il nostro rubinetto a due vie. Cosa importante da dire, il dispositivo può essere attaccato a un rubinetto sia da 3/4 togliendo il riduttore, quindi rubinetto 3/4 o rubinetto da mezzo pollice con il riduttore. Naturalmente resistente agli agenti atmosferici e viene alimentato da 4 stilo. Qui abbiamo il Teflon da mettere sui raccordi e qui in questa scatolina abbiamo l'alimentatore per andare ad alimentare il display. Adesso la prima cosa da fare è andare a scaricare le applicazioni per gestire i nostri dispositivi. Io questa operazione già l'ho fatta, ma è veramente semplicissima, basta scansionare il QR code appunto che troviamo sul libretto delle istruzioni, creare un account e il gioco è fatto. Quindi adesso vado ad alimentare il mio display con il suo alimentatore e vediamo subito come si associa all'applicazione. Rimuoviamo la pellicolina, vado a collegare l'alimentatore e vado a richiudere il display. Perfetto. Devo dire che si presenta molto bene. Allora, una volta che ho fatto questo, apro l'applicazione, come ho detto io già l'ho scaricata, quindi vado ad aprire l'applicazione HomeGar, vado sul tasto più e vado sul tasto aggiungi display hub. Qui mi dice che devo avere una connessione wifi a 2.4 GHz. Ok, vado ad aggiungere la password della mia rete wifi, poi mi dice di premere il tasto wifi che ho qui sopra per 5 secondi e qui abbiamo scan. Qui parte un timer. Ok, qui sopra ho il simbolo del wifi che lampeggia. Ok, qui mi dice che ha trovato un dispositivo, lo aggiungiamo e lo salviamo. Adesso da applicazione posso vedere effettivamente quello che è riportato sul display. Quindi abbiamo i gradi interni 26.9, 60% di umidità, i gradi esterni, naturalmente per i dati esterni non avendo un sensore direttamente collegato li prende da internet. Poi abbiamo i gradi di oggi, orario, perfetto. Adesso andiamo ad accoppiare all'applicazione il nostro rubinetto intelligente a due vie, quindi inseriamo le 4 stilo, vediamo che lampeggia, andiamo su più, rubinetto a due zone, qui è partito il timer. Ok, il rubinetto è stato trovato e quindi possiamo già andare a vedere le due valvole, valvola L, valvola R. Adesso quindi andiamo a vedere che impostazioni possiamo dare al display direttamente dall'applicazione. Vediamo che attualmente sul display ho come i litri utilizzati 00 e prossimo piano nessuno. Allora, da applicazione clicchiamo sul nostro display, andiamo su impostazioni, qui posso andare a scegliere un nome, posso andare a vedere le informazioni, posso cambiare anche la lingua, quindi metto italiano. Posso anche andare a scegliere quando il display si deve spegnere, quindi una fascia oraria in cui il display deve essere spento, quindi magari di notte, adesso lasciamolo così. Posso andare a scegliere il formato dell'orario,
posso anche andare ad impostare se voglio le previsioni per un solo giorno o per 2 giorni. Metto 2 giorni, quindi avrò le previsioni per oggi e per domani. Attualmente mi dice che domani è 27 la massima, 18 la minima e oggi 24 la massima, 16 la minima, così avrò le previsioni per 2 giorni. Poi andando avanti posso andare ad impostare delle notifiche se viene superata una certa soglia per quanto riguarda la temperatura e l'umidità. Torniamo indietro e passiamo direttamente al nostro rubinetto intelligente. Lo seleziono, qui come abbiamo visto prima abbiamo valvola L e valvola R perché abbiamo due vie. Impostazioni, posso dare un nome a tutto quanto il rubinetto oppure una descrizione per ogni via. Questo naturalmente mi servirà per poi andare a capire di quale zona stiamo parlando. Qui posso andare a scegliere il tempo di default, adesso è impostato a 10 minuti. Torniamo indietro, proviamo ad impostare un piano. Ci spostiamo sulla valvola L, clicco su piano, clicco su più. Mettiamo che ogni giorno alle 11 deve partire l'irrigazione e deve durare 10 minuti. Faccio ok, perfetto. E quindi vediamo adesso che sul display come prossimo piano della zona 1 ho le 11 di mattina, mentre zona 2 ancora niente. Ci spostiamo sulla seconda valvola, quindi valvola R, anche qui andiamo su piano, nuovo piano, facciamo alle 16, deve durare per dire 14 minuti, ma non tutti i giorni, voglio scegliere io in quali giorni deve partire, perfetto, ok. Quindi adesso mi dirà che ho una programmazione che parte alle ore 11 e un'altra programmazione che parte alle ore 16. Quindi abbiamo visto che anche sul display è molto semplice andare a capire cosa sta succedendo al nostro impianto di irrigazione, perché poi naturalmente quando sarà in funzione ci andrà a contare anche i litri. Qui naturalmente posso fare tantissime programmazioni. Una cosa che voglio far vedere, qui ho irrigazione oppure ho la possibilità di fare la nebulizzazione. Per nebulizzazione si intendono un'irrigazione molto più breve ma molto più frequente che serve appunto per andare a tenere umido il terreno. Bene amici, le impostazioni le abbiamo viste tutte, a questo punto non ci resta che raccogliere tutto, spostarci in giardino e mettere alla prova questo sistema di irrigazione smart. Eccomi in giardino, pronto per installare il dispositivo sul rubinetto da mezzo pollice. Abbiamo detto che in questo caso serve l'adattatore, quindi per prima cosa vado ad avvitare l'adattatore sul rubinetto. Quindi avvitiamo l'adattatore, dopodiché andiamo ad avvitare il dispositivo. L'operazione è veramente molto veloce e semplice. Dispositivo pronto, apriamo l'acqua e vediamo se intanto perde. Rubinetto aperto e non abbiamo perdite. Naturalmente io manualmente posso sempre andare ad aprire l'acqua premendo sul rubinetto. E naturalmente ogni volta che premo il contatore aumenta. Ve lo faccio rivedere. Qui abbiamo il contatore, vado ad aprire. Chiudo 2 litri,9. E come possiamo vedere anche da display segna 2,9 litri, che è la stessa cosa che leggevo sull'applicazione. Ho montato il tubo con un irrigatore sulla valvola L e adesso proviamo a farla partire manualmente. Quindi da applicazione vado su Irrigation, mettiamo un minuto giusto per fare la prova, conferma. E come possiamo vedere è partito. Adesso lo stoppiamo, conferma. Abbiamo visto che il comando è veramente immediato, dall'applicazione al rubinetto è un attimo e in questo caso ho consumato 1,6 litri e vediamo anche qui il display cosa dice. Il display che sta qui sopra dice che la valvola L, quindi la valvola 1, ha consumato 1,6 litri. Devo dire che questo sistema mi piace veramente tanto. E naturalmente in ogni momento potrò aprire sempre manualmente l'acqua, basta premere sul pulsante e ripremere.
Avere due zone separate la trovo una cosa molto utile perché abbiamo sempre il rubinetto libero, se per dire dobbiamo riempire un secchio d'acqua o anche per cambiare l'acqua al nostro cane, magari quando non siamo a casa. Immaginate sotto di mettere la ciotola del vostro cane e comodamente dall'ufficio poter dare sempre acqua fresca. Naturalmente possiamo collegare un altro tubo con un altro irrigatore, così avremo ben due zone separate che potremo annaffiare in tempi diversi durante la giornata. I due tubi attaccati, la tartaruga messa in salvo, adesso proviamo ad andarli ad attivare. Sempre manualmente e sempre d'applicazione. Facciamo partire prima la valvola R, che è quella più lontano, quindi mi metto su irrigazione, mettiamo sempre 1 minuto, conferma. Ed eccola laggiù che è partita. Adesso facciamo partire anche la valvola L, 1 minuto, conferma. E devo dire che anche come getto e portata d'acqua va benissimo, perché quando è solo un irrigatore è troppo forte e quindi l'acqua fuoriesce, così devo dire che invece è perfetto. Bene amici, eccoci giunti alle conclusioni. Abbiamo visto che installare questo dispositivo è veramente semplice, è come bere un bicchiere d'acqua. La configurazione dei dispositivi e l'associazione con l'applicazione è molto veloce e avere questo display per tenere sotto controllo tutto quello che sta succedendo in giardino la trovo una funzione molto utile. C'è da dire una cosa molto importante, che se acquistate anche gli altri sensori della RinePoint, questo sistema diventerà indipendente, perché in caso di pioggia andrà a bloccare l'irrigazione e darà più acqua se il vostro terreno risulta più secco. Quindi c'è da dire che RinePoint dal mio punto di vista ha fatto veramente un ottimo lavoro e questo è un modo intelligente per andare ad annaffiare. Amici, il video termina qui. Come sempre, se avete delle curiosità lasciate nei commenti, vi ricordo il coupon del 15%. Ci vediamo al prossimo video. Flavio.